Ciao, da Heavy Metal Eleven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una vera gemma capace di coniugare originalità e ottime idee tra folk, groove, death metal e spiritualità orientale. Come ripetiamo fin dai tempi della vecchia webzine, anche un'originalità spinta non è tutto per una band. Se è l'unica cosa che si possiede, anzi, può essere controproducente. Piuttosto, meglio suonare più canonici, ma con le giuste idee per fare la differenza. Certo, l'ideale sarebbe legare una forte personalità ed ispirazione, qualcosa di molto difficile, ma qualcuno che ci riesce nel metal c'è ancora oggi, come ad esempio i Concrete Age. Ben fondata nel 2010 in Russia da Ilya Morozov, è diventata col tempo internazionale, avendo spostato la sua base a Londra e presentando in formazione il chitarrista bulgaro Boris Zahariev e una sezione ritmica tutta italiana formata dal bassista Giovanni Ruiu e dal batterista Davide Marini. E questo il quartetto che ha inciso Bardo Thodol, ottavo album dei Concrete Age, uscito autoprodotto all'inizio dell'anno, prende il titolo dal libro tibetano dei morti, il che già dà un'indicazione sul suo contenuto, per quanto parziale e potenzialmente fuorviante. In effetti, se a livello dei testi il gruppo si focalizza sulla spiritualità, la sua musica non è atmosferica e non evoca sempre trascendenza. O meglio, a tratti c'è anche quella, specie sul lato più folk metal del gruppo, che però di suo è molto variegato. Presenta influssi asiatici, non solo medio orientali, ma anche dell'estremo oriente, pur non disdegnando venature anche del classico suono europeo. È una componente che però in Bardo Thodol si alterna spesso con un'altra anima, diretta e dura. Unisce i suoni grassi del groove metal a elementi anche più estremi, spesso di origine death. E questo è lo scambio alla base del disco. Ma nella musica dei Concrete Age si possono trovare anche tante piccole influenze che arricchiscono ancora il loro spettro musicale. Ne risulta un genere ancora più originale, ma la band internazionale non ha dalla sua solo questo pregio. Attraverso le tracce di Bardo Thodol si sente forte anche la sua esperienza. Esperienza all'origine di un album consapevole e ispirato al massimo, in cui il gruppo eccelle, in apparenza, senza neppure doversi impegnare troppo. A dare questa idea è soprattutto il fatto che molte canzoni seguono la stessa struttura, con strofe più rabbiose e ritornelli invece più folk e aperti. Nonostante questo, però, la scaletta non è omogenea, né risulta ripetitiva, se non in rarissimi frangenti. Ogni canzone ha anzi la propria personalità forte e qualche grande idea che la contraddistingue e la rende memorabile. Segno che i Concrete Age hanno studiato con la massima attenzione Bardo Thodol, curandolo in ogni dettaglio. Tutti questi fattori messi insieme creano un disco così valido e pieno di spunti che è difficile citare giusto poche hit come facciamo di solito. Qui quasi tutti i pezzi spiccano, già a partire dalla seconda Purity. Quasi il manifesto del disco estremizza ancora di più il dualismo su cui i Concrete Age si fondano, tra passaggi molto cupi e ritornelli catchy e quasi allegri, come anche il tipico stacco folk metal al centro. Più costante è invece True Believer, feroce e orientata al death nella sua parte principale, ma aggressiva anche nei ritornelli, battenti e influenzati dall'industrial. Non mancano però momenti più aperti e orientati al folk, tra cui brilla il finale, di gran profondità. E ancora, non possiamo evitare di parlare di Rage of Suffering, che si distingue dalle altre per influssi thrash nelle strofe e power nelle melodie di chitarra, oppure della conclusiva Thunderland. Presenta una solennità notevole, sia nei momenti gestiti dagli strumenti etnici di Morozov, sia in quelli con più groove, per qualcosa meno intenso della media del disco, ma con un'atmosfera di grandissimo impatto. Meritano una piccola citazione anche le due brevi strumentali, ossia Trite Puti, coi rapidi giri degli strumenti folk e un'atmosfera cangiante, e l'altro Bezna Ot Ludost, quasi prog, ma senza snaturare il genere del gruppo. Cosa invece non possiamo menzionare? Un solo unico pezzo meno che grande. Anche la maggior parte delle canzoni che non abbiamo citato superano la soglia del capolavoro e persino Trace of Fate, il punto più basso della scaletta, rimane di ottimo livello. A questo punto, forse, non serve neppure sottolinearlo, Bardo Thodol è un vero gioiello. Forse non è per tutti, anzi, per la sua particolarità, potrebbe scontentare sia i fan del metal estremo che quelli del folk più melodico. Ma se ti piacciono entrambi i mondi, oppure se semplicemente ami le contaminazioni del metal, allora non possiamo che consigliarti di correre e recuperarlo.
e anche di scoprire i Concrete Age, visto che a tratti in quest'album danno anche l'idea di non essere al 100% delle proprie possibilità, sono di sicuro un gruppo del tutto fuori dal comune. Voto di Heavy Metal Heaven 93 sul massimo di 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo incuriosito a proposito del gruppo? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Puoi inoltre iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.